Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i pesci e le tendenze energetiche disponibili per il lavoro e l'economia di aprile 2026. Abbiamo la carta della morte. Amici dei pesci, può essere un momento di trasformazione, un momento di cambiamento, magari per qualcuno si tratta di fare il restyling della propria azienda, del proprio orario di lavoro o programma di lavoro, e per qualcuno potrebbe anche essere un momento dove, perché no, si lascia indietro un lavoro che magari non soddisfa più tanto e si va verso qualche cosa di nuovo. Andiamo a vedere con i tarocchi. Intanto vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link del corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Cavaliere di bastoni, 5 di pentacoli, abbiamo l'imperatore, un 6 di spade, abbiamo la carta della luna, il sole e la forza, ragazzi. Bene, tenete presente che ho già pubblicato la ruota del destino di aprile, anche lì tratto il lavoro e l'economia. Vi invito a vedere anche quella lettura e ad incastrarla con questa. Allora, partiamo da questo cavaliere di bastoni. Abbiamo un 6 di pentacoli, e la carta della forza. Andiamo a vedere anche il 5 di pentacoli. Abbiamo un re di bastoni, un 7 di spade e un re di pentacoli. Io ho come la sensazione che qualcuno qui abbia subito o potrebbe subire, dipendendo sempre dalla decade in cui siete nati, qualche tipo di delusione. Potrebbe essere a livello professionale, a livello anche personale, però ho come l'idea che a qualcuno possa essere stato promesso qualche cosa che poi in realtà non è stato portato a compimento. E può essere che vi sia stato dato effettivamente qualche cosa, ma che non era quello pattuito, non era quello per cui avevate detto sì. Andiamo a vedere l'imperatore. 5 di pentacoli nuovamente. La regina di coppe e un 5 di coppe. Io sento che qualcuno qui ha come diciamo un momento di down, se vogliamo, potrebbe essere a livello emotivo, magari perché siccome 6 di pentacoli al contrario parla anche di rotture di equilibri, io credo che potrebbe esserci un qualche cosa che fa riferimento alla vostra stabilità con questo imperatore. Quindi potrebbe essere che nel mese di aprile ci sia come un momento dove sentite che la vostra stabilità è messa a dura prova. Qui c'è anche un 7 di spade, quindi io ho la sensazione che potreste... guardate, per qualcuno potrebbe essere una perdita economica, ve lo anticipo già. C'è come un qualche cosa e con il 7 di spade vi dico che potrebbero essere anche furti, cose illecite, qualcuno che cerca di appunto magari rubarvi, io sento proprio rubarvi il posto.
Questo, ho come l'idea che se stavate aspettando un determinato ruolo sul posto di lavoro, potrebbe esserci qualcun altro lì e a voi dare una posizione diversa rispetto a quello che vi stavate aspettando. E questo potrebbe effettivamente destabilizzarvi, non credere più magari tanto in quello che vi dice il vostro supervisore piuttosto che il capo. Non lo so, ho come l'idea che la vostra idea di stabilità possa in qualche modo essere intaccata. E difatti poi abbiamo un 6 di spade, andiamo a vederlo, perché secondo me si tratta di come vedete le cose, di come credete debbano andare le cose. 6 di spade è una carta che fa riferimento a tutto quello che si è appreso durante il passato e che c'è bisogno di lasciarsi indietro. Poi qui sotto avete un 8 di coppe e un 5 di spade. Sento che sono le lotte egoiche. E per lotte egoiche intendo il ho ragione io, hai ragione tu, io sono meglio, tu sei peggio, tutte quelle cose dove ci si compara. Nel mazzo di Osho questo, vediamo se ce l'ho qua. No. Nel mazzo di Osho il 5 di spade viene chiamato il confronto ed è molto bello perché parla proprio di due scusate, di due vegetali che fanno parte del gruppo dei vegetali, quindi due persone che fanno parte dello stesso gruppo e che si confrontano quando in realtà hanno caratteristiche, doti, tutte cose diverse, no? È come se non fossero comparabili. E qui con questo 8 di coppe avete bisogno di cercare qualche cosa che secondo me sia più in allineamento con il vostro sentire, con quello che potete dare, con quello che anche vi può riempire. E non solo da un punto di vista di orgoglio, ma anche da un punto di vista economico. Andiamo a vedere la carta della luna. Mm. Sì, qui c'è un tema con le illusioni, ragazzi, con quello che è, sì, con le tentazioni, con quello ehm, che vi fa rimanere agganciati, quando tentano di abbindolarvi. Cioè io qui ho come la sensazione che potrebbero fare buon viso a cattivo gioco, qualcuno potrebbe dirvi sì sì non ti preoccupare ma arriverà anche a te quella cosa lì e poi invece vedere che arriva qualcun altro e a voi no e magari continuano in questa illusione dicendovi sì ma perché me l'aveva chiesto prima, non ti preoccupare che con te anche arriverà. È come un tenervi agganciati ad un'illusione, perché giustamente voi non sapete se effettivamente sarà così. Ve l'hanno già fatta sporca una volta, potrebbero farvela sporca una seconda volta. Sento che questo sole arriva per portare chiarezza mentale. Se prima qui con la luna c'era qualche cosa che non si vedeva, qualche condizionamento, allora il diavolo fa riferimento ai condizionamenti e potrebbero essere le vostre credenze limitanti. Voi credete di meritare quel posto più di qualcun altro, sempre ipotesi, voi credete di meritare quel posto più di qualcun altro e invece è un qualche tipo di ideologia, di proiezione a cui voi siete legati. La verità è sempre soggettiva, sì, è sempre soggettiva. Cioè sono anche delle verità oggettive, però molte volte tutto è filtrato dalle nostre esperienze passate, da come pensiamo, da come reagiamo alle situazioni. Andiamo a vedere un attimo il sole. Fante di bastoni e fante di spade. Io ho come la sensazione che dobbiate lavorare sulla vostra ingenuità e c'è una componente mentale qui che va pulita, che secondo me è attaccata all'ego, a quello che pensate possa farvi star bene, a quello che pensate vi serva per essere visti, per essere ascoltati, per essere riconosciuti, potrebbe essere il controllo, il condizionamento, tutto quello che vi ho detto anche prima. E qui però sento che la, questa sorta di ingenuità con cui affrontate anche un po' il mondo o comunque la situazione nel mese di aprile va un po' ripulita. Cioè, non credete a tutto quello che vi dicono, perché comunque qui avete un 7 di spade, ve la stanno un po' raccontando, ma con questo sole mi viene da dirvi, sentite quello che è in allineamento con il vostro sé interiore. Quando c'è qualche cosa che non vi torna, quando il vostro intuito arriccia il naso e vi dice non so mica, fidatevi dell'intuito.
chiedete spiegazioni, chiedete conferme, chiedete prove fino a quando non vi si illumina tutta questa sorta di fumo che avete nella testa. Andiamo a vedere la forza. Quattro di bastoni e matto. Sento che comunque ragazzi ci sarà come questa stabilizzazione, se vogliamo. Il matto è un'altra carta che mi parla di ingenuità, quindi vi dico fate solo attenzione a non vedere solo un lato della medaglia. Qui avete la luna, bisogna fare attenzione a valutare tutti gli aspetti di una situazione, non solo quello che vedete voi a causa del vostro modo di pensare e di percepire le cose. Vi dico, comunque c'è un nuovo inizio alla fine del mese, siccome il sole arriva dopo la luna, io credo proprio che vi rischiarerete le idee. Magari non saprete subito qual è la strada giusta da intraprendere, da imboccare, però ho l'idea che insomma ci saranno come le giuste prospettive per creare una situazione stabile. E difatti qui avete anche la carta della morte perché si va verso la rigenerazione. Allora ragazzi, se siete disoccupati, io qui sento che potrebbero effettivamente promettervi un posto di lavoro o promettervi una certa paga e poi non compiere a quello che è stato detto. Da lì potrebbe arrivare questa delusione dei 2-5 di pentacoli e quindi qui il punto con questo 6 di spade potrebbe essere: che cosa faccio? Accetto questa realtà anche se non è quella che io volevo, oppure cerco qualcos'altro, e in questo caso sento che con questo matto cercherete qualcos'altro perché è proprio un nuovo inizio, cioè avete bisogno di stabilità e siete in grado, avete il coraggio di andare oltre per prendervi quello che meritate. Comunque è un mese di rinascita. Per le persone che sono in una relazione, scusate, per le persone che sono occupate, quindi sì, in una relazione lavorativa si potrebbe dire, anche qui sento che ve la giocheranno un pochettino sporca, c'è come un qualche cosa che hanno promesso a voi che probabilmente daranno a qualcun altro, c'è come un redirezionare l'energia da parte del mondo esterno e voi potreste rimanerci male. Qui si tratta anche per voi di prendere quello che arriva oppure di alzare la testa e dire no, basta, così a me non va bene, provo per qualcos'altro o provo a dire la mia. Sento che per qualcuno c'è come un po' di, come vi posso dire, manca l'entusiasmo per riprovarci in queste aziende, come se ve ne avessero già fatte un po'. E quindi può essere che con questo matto davvero e la morte qua decidiate di mandare a stendere tutto e tutti e di cercare qualche cosa di nuovo. Per le persone che sono autonome, allora io qui ragazzi vi devo dire, fate attenzione alle collaborazioni che avete perché qui può esserci aria di fregatura. Può essere che qualcuno stia cercando di farvi le scarpe e se la cosa non profuma di buono, secondo me anche voi lascerete stare queste collaborazioni e andrete verso nuovi obiettivi. Io credo che ci sia come qualche cosa di poco chiaro nel mese di aprile per quello che riguarda questa potenziale collaborazione. Potrebbe anche essere un potenziale cliente che vi fa vedere chissà che cosa e poi in realtà non è tutto oro quello che luccica, quindi occhio alle aspettative, occhio alle illusioni, occhio alle proiezioni, non rimanete agganciate a quello che potrebbe essere un potenziale, cercate di vivere il qui e ora, se già non vi vibra, non vi vibra, cercate qualcuno o qualcosa che vi possa dare questa stabilità del 4 di bastoni, che effettivamente poi arriva, però ho come la sensazione che
sarà un mese un po' di sfida per voi. Se parliamo della parte economica, potrebbe essere necessario questo mese lasciare indietro qualche spesa, qualche capriccio, qualche cosa che è, diciamo così, superfluo. Sarà importante organizzare bene le spese e sento che qualcuno potrebbe anche decidere di iniziare un secondo lavoro o un secondo progetto per portare a casa più denaro. Per chi avesse dei progetti, allora, se sono progetti già in essere, sento che hanno come una loro stabilità propria, anche se nel mese di aprile potrebbero non essere così tanto prosperi. Sento come se dovessero esserci delle spese per fare delle piccole migliorie, quindi potrebbero essere necessarie come degli aggiornamenti, magari sono questioni strutturali, non lo so, dipendendo poi dal progetto che ognuno ha. E se il progetto è ancora nell'aria, diciamo che può essere un buon momento per capire, per rendersi conto che cosa sono state le illusioni e che cosa realmente è concretizzabile, che cosa bisogna lasciare indietro e che cosa si può portare a stabilità, a monetizzazione, diciamo così. Poi ci sono anche progetti che non si monetizzano. Comunque, insomma, questo è un po' quello che sento per il mese di aprile. Andiamo a vedere con i tarocchi di Osho, scusatemi, con i tarocchi Zen, Osho è dopo. I semi del passato sono i frutti del futuro. Ieri è già passato, quindi tutto quello che io ho iniziato ieri sono il frutto del mio domani. È un po' come se vi dicessi di seminare bene, di capire bene quali sono le cose che effettivamente... Guardate che carte che mi si sono girate. Il mutamento e la miseria le tengo. Vi dicono proprio di sfruttare quello che potete seminare adesso perché ne raccoglierete i semi appunto in un futuro. Quindi se è già un po' che state meditando questo cambio o questo nuovo progetto, ragazzi, è come se fosse il momento buono per capire da che parte andare. Qui abbiamo il mutamento che è la ruota della fortuna, per quello che l'ho tenuta, e qui abbiamo un 4 di pentacoli che è l'attaccamento. Quello che mi viene da dire, qui viene chiamato la miseria, quello che mi viene da dire è che probabilmente questa ruota della fortuna è lì che vi aspetta se solo riusciste a staccarvi, e qui abbiamo 6 di spade, da qualche questione del passato, qualche obiettivo. Secondo me è una questione egoica del tipo quando farò successo sarò ben visto, sarò amato, sarò ascoltato, sarò rispettato. Potrebbero essere delle forme pensiero fatte in questo modo, anzi, fatemelo sapere nei commenti se vi risuona. Sì, c'è come un qualche forma di attaccamento che dovete lasciare andare, ma siccome avete tante carte di spade, e soprattutto quel 6 di spade che è in centro alla lettura, con sotto un 5 di spade, può essere che effettivamente sia un distacco mentale, come uno scatto, ecco. Andiamo a vedere un ultimo oracolo. Wow, quanti! Allora, qui abbiamo fidati di questa persona speciale. Fissati, scusate. Fissati o osserva qualcuno che hai ignorato previamente, in modo previo, prima. Questa persona è il tuo professore, il tuo angelo speciale, lui o lei, semplicemente per averti... scusate,
solamente per esserti reso conto della bellezza del suo spirito, farà o dirà qualche cosa che tu stai aspettando da tempo. L'obiettivo: renditi conto che tutti possono aiutare la tua guarigione e viceversa. Ok, agisci invece di aspettare. Pensa in qualche cosa che stai aspettando da tanto tempo. Stai aspettando che qualcuno entri nella tua vita, al lavoro o allo stipendio perfetto, a che tutte le tue preghiere ricevano risposta senza aver fatto niente per aiutarle. Come influisce su di te questa attesa ad un livello di stress? L'obiettivo: riconosci che aspettare invece che attuare è stressante e improduttivo. Identifica il cambio. Identifica un piccolo cambio che stai posticipando e che potrebbe migliorare la tua vita. Può essere qualsiasi cosa, dall'ordinare un cassetto a osare con una nuova pettinatura. Il cambio simbolicamente a volte è atterratore, ti butta a terra. L'obiettivo: riconosci che stai ritardando perfino i cambi più piccoli e insignificanti perché intuitivamente sai che possono provocarne altri più potenti. Passa il giorno con Dio. Oggi è un giorno da passare con Dio, un giorno di preghiera, un giorno di silenzio. Immagina che tutto il mondo sia una cappella sacra. Ogni centimetro della tua vita è pieno di grazia e di presenza divina. L'obiettivo: visualizzati in compagnia del cielo ogni minuto del giorno. Amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato come degli spunti interessanti di riflessione. Fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi o condividete il video. Per iniziare un nuovo percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto e tenete presente che abbonandovi al mio canale trovate anche, oltre al tutto il lavoro delle credenze limitanti, trovate anche altri temi come la metafisica, la metamedicina, ci sono temi di esoterismo, insomma sono decenni della mia formazione personale e professionale che io sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Tenete presente che sono numerate, sono 4 per adesso e vanno viste in ordine cronologico di numero, proprio perché è un corso di formazione. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!